Sempre meno, Sì. I gadget. Bello. Cioè, mio figlio sarebbe matto con questi. Anch'io ancora. Anche noi, vero? Vado 30 anni. Gli eterni bambini. Allora, competenza tecnica e attitudine. L'equilibrio è perfetto? Per me senz'altro, assolutamente sì. Nel settore legale la competenza tecnica diciamo che si presume, si dà per scontata, perché bisogna essere tecnicamente un buon avvocato a livello aziendale, perché l'azienda conta su di te e sulla tua conoscenza tecnica. Però secondo me è uno dei due componenti o dei due ingredienti che bisogna avere per dare un servizio all'azienda come corrisponde oggigiorno. L'avvocato aziendale oggi è molto più presente di quello che è stato in passato, no? Che si conosceva lo studio legale, si andava allo studio legale. Adesso l'avvocato aziendale deve accompagnare gli obiettivi, i target di business, bisogna conoscerli e bisogna avere un approccio molto positivo, e questo atteggiamento positivo è fondamentale per poter portare avanti i progetti, per essere visto come un business partner a tutti gli effetti, per accompagnare le trattative, e questo secondo me è la chiave dell'esito. Quando cerco team, quando ho fatto recruiting o quando ho fatto anche mentoring al team che avevo, senz'altro sì, studio la persona sulla base di questi due componenti. Che cosa deve migliorare sia da un lato che dall'altro, perché è un po' il mix di entrambi che fa eccellente il professionista. A livello individuale e a livello anche di team, no? Perché poi si deve vedere il team nell'assieme e anche soppesare le carenze che ognuno ha in questo equilibrio a livello collettivo, a livello di distribuzione di progetti o a livello di come ci si riapproccia nei confronti dell'azienda. Sai che una persona che è molto competente tecnicamente magari per determinate cose, o un'altra persona che ha un grande rapporto con tot dipartimento e quindi sai anche distribuire le funzioni sulla base di come sono. Questo di nuovo ci riporta a passare tempo con i team, perché se poi non si conoscono ovviamente che questo è molto difficile, e ci riporta anche allo stimolo, perché quando una persona fa le cose in maniera più naturale e quindi dedica progetti in cui i propri skill set personali sono più genuini, più spontanei per loro, è ovvio che è più facile e più incentivante anche per loro. La parte delle competenze tecniche è sempre difficile quando non conosci la persona e devi decidere se è parte del team o meno. Nella funzione legale si presume quando viene da determinati studi legali, perché sono studi legali che già si sa che ti hanno formato con una determinata metodologia e quindi questo è abbastanza facile. Però ci sono molti avvocati competenti che non necessariamente vengono da studi legali grandi e quindi magari si sta perdendo un'opportunità. Lì, magari su profili anche un po' più junior, quello che faccio è una prova tecnica. Si usano prove tecniche come si fanno magari molto più sovente in marketing o nel settore moda, anche nella parte disegno, no? È ovvio che poi non è una garanzia al 100%, però permette di far vedere come pensa la persona e l'atteggiamento alla fine è nei piccoli dettagli, nei colloqui dove si vede la persona, no? Sì, anche per evitare il fatto di avere tutti i cloni, no? Cioè Sì, corretto, sì. E poi questo è la parte dei cloni, è una cosa che ho imparato nei primi hiring che ho fatto, ed è abbiamo questa tendenza naturale a fare una selezione sulla base di chi siamo, no? Perché ti senti più comodo con profili che sono simili, analoghi ai tuoi. Ed è la cosa più sbagliata del mondo. Questo l'ho imparato col tempo e ho fatto mentoring ai miei team quando a loro volta erano loro che facevano i hiring, perché non è facile, è la cosa più naturale che esiste. E decidere di assumere persone che sono diverse a noi generano una diversificazione nei team fondamentale e ti permettono anche di evolvere come professionista che si dedica anche alla gestione di loro e del team nell'assieme. Perché sono proprio queste le persone che riescono a farti un challenge o sfidarti o a saperti dire cose da un angolo, da un punto di vista diverso a quello alle quali tu guarderesti le cose, no? Quindi per trovare l'equilibrio Bisogna trovare l'equilibrio perfetto, come questo. degli yin e yang.